Eccoci qua amici, con un inchiostro che non ha bisogno di presentazioni. Ci siamo passati tutti dai tempi della scuola, quelli del liceo, chi prima, chi dopo, comprando la stilografica, ha usato almeno una volta il 4001 Royal Blue di Pelikan. Un inchiostro che è famoso anche per forza di cose, nel senso che ha una reperibilità elevatissima in cartuccia, in calamaio e poi gode di un'ottima formulazione. La tinta può piacere o non piacere, sono questioni personali, però non si può parlare male di questo inchiostro. A proposito di parlare, oggi non mi dilungherò sul packaging, sui costi, eccetera, sulle linee, sulle gamme che Pelikan ha in produzione, perché vi metto il link lì in alto nella scheda del video per andare a vedere queste. Oggi ci concentriamo invece nell'analisi organolettica, quella sensoriale dell'inchiostro, poi in quella dinamica, perché lo metteremo alla prova, e poi l'analisi che riguarda il riscontro visivo. Allora, innanzitutto, osservandolo nel suo calamaio, posso vedere un blu intenso, un blu che però ha molte e forti connotazioni col violetto, un blu molto più, posso dirlo perché so già, come voi, quale sarà poi la sua resa, un blu che sembra più grintoso, più vivo, più brillante rispetto a quello che poi invece ritroveremo nella carta. Anche i riflessi, osservando il liquido, sono riflessi molto vivaci, non si discostano poi così tanto dalla gamma primaria, però comunque ci sono, fanno presagire un inchiostro dinamico, bello, piacevole, ci fanno un po' leccare i baffi. E a proposito di leccare i baffi, l'analisi olfattiva non denuncia nulla di che, quindi possiamo dire che è quasi inodore. Un inchiostro che però, ve l'ho detto anche altre volte, tende un pochettino ad essiccarsi, persino nelle cartucce che sono sigillate o dovrebbero essere tali, tende ad essiccarsi, quindi mi raccomando, tappato bene, in luogo lontano dalla luce, e ogni tanto forse serve andare un po' a rinvivirlo, perché il pigmento si deposita proprio sulla base, quindi anche, io sono solito farlo, una piccola rimescolata. A volte, se non volete farlo agitandolo, prendete del materiale inerte come il manico del pennino e andate un pochettino a rimestarlo sotto, e dopo, quando lo avete un po' agitato, potete andare a caricarlo nelle vostre penne. Un calamaio da 30 ml che è rimasto tale, sebbene ce ne siano un po' di tutte le capacità, dai 62 fino ai flacconi da 100, e comunque con un'imboccatura abbastanza generosa. Del resto Pelikan, non peraltro, ha inventato lo stantuffo nel 29, quindi ha moltissime penne che si caricano così, salvo qualche prodotto a cartuccia, come quello che utilizzeremo oggi, la simpatica Griffix, una penna che sapete è dedicata anche un po' al mondo della disgrafia. Non ci resta che andarlo a mettere subito alla prova, e lo provo come di consueto sul blocco Rhodia, sulla carta Rhodia, per avere un riscontro che sia comune a tutte le mie prove. La faccina è sempre rivolta a noi, ci sorride, la impugniamo così, ok? Questo è quello che spieghiamo ai bambini. Il pennino, come forse saprete, non ha una gradazione vera e propria, potremmo accostarlo ad un medio, ma ha una finitura di tipo A, potremmo dire, per principianti, molto arrotondata. Però l'oggetto della prova è l'inchiostro, quindi è una bellezza appena messo giù su carta. Inchiostro Pelikan 4001, andiamo un po' più liberi, blu, sarebbe il Königs Blau. Si può parlare male di questo inchiostro? No, assolutamente. Sfido chiunque a farlo. Bellissima l'intensità, appena è messo giù, però spero si possa vedere un colore, una dominante violacea c'è a rafforzare il blu, a dare questa vibrantezza che però poi si perde non appena l'inchiostro si asciuga. Conosciuto anche come Royal Blue, sì, nulla da dire, scorrevolezza è al top, scorrevolezza. Una scorrevolezza
ottenuta con una formulazione che non lo rende unto, grasso, oleoso per creare un film tra pennino e carta, no, è proprio una formulazione che non è particolarmente viscosa e quindi fa scorrere il pennino lasciandogli però la libertà di interpretare le linee che vogliamo e avere anche un certo rigore quando, vedete, dobbiamo andare ad intersecare le linee, trovare immediatamente il punto anche se andiamo a fare un cerchio, quindi sotto questo aspetto bene. Sto utilizzando che cosa? La Pelikan Griffix, che a dispetto del suo indirizzo d'uso, che la vuole dedicata ai bambini, è una penna innanzitutto colorata e simpatica, che scrive benissimo. Poi questi pennini A, di tipo A, così come quello della Lamia BC, sono veramente una goduria, perché consentono di chi ha voglia di inclinare, angolare, senza timore, sono fatti apposta per i principianti che magari non hanno ancora familiarizzato con l'inclinazione giusta del pennino. Bello, vado a fare un po' di tratti incrociati perché vorrei metterlo anche alla prova, poi se passa il foglio. Un inchiostro che difficilmente va a spiumare, difficilmente vi si possono trovare dei difetti, se non quello che per qualcuno è un difetto, per altri un pregio invece, che perde un po' della sua grinta iniziale. Vedete, se ritorno per esempio qui, provo a stringere ulteriormente, dove ho fatto prima la mia prova e la faccio adesso nuovamente, risulta un pochettino più scuro, certo, perché la componente liquida è ancora viva, però poi quando si asciuga perde un po' questa profondità, ma perde anche, e questo secondo me è un bene, quella componente violacea che ha invece possiede non appena è messo giù. Andiamo a vedere, prima di provarlo su altre carte o comunque confrontarlo su altre carte, se passa dall'altra parte del foglio. Come vedete assolutamente no, neppure dove ci ho dato dentro, e forse, ma dico forse appena, lo sto osservando con la luce di taglio, forse appena leggermente imbarcato, quindi a testimoniare che la componente liquida ha agito sulle fibre della carta, ma non il pigmento non l'ha passato. Non so se riesco, ma non credo proprio, a metterlo in evidenza. Andiamo a vedere come si comporta con altri tratti e con altri penni, con altre carte. Per esempio, questo è un foglio di un blocco Pigna Style. Il Pigna Style è un blocco di tipo economico, la carta è una carta porosa, non troppo levigata come invece è quella Rhodia. C'è una rigatura che mi serve per mettere alla prova la coerenza dell'inchiostro in relazione ad una rigatura che io ho scelto questa grigia tenue che mi piace molto, ma sapete che ci sono quelle, per esempio, forse vedremo dopo, per esempio di Clairefontaine e di tanti altri marchi che adottano quella violacea, che può dare effettivamente un impatto diverso nella lettura cromatica dell'inchiostro. Per esempio, con un tratto sottile è una bellezza, eccolo qua. Qui abbiamo un extra fine della Plumix, sì, non è la Pluminix, con l'extra fine, guardate che rigore riesce a tenere questo inchiostro, mantenendo capacità di copertura, per forza è un blu, però non è detto. Tratto sottile dove il contorno è davvero netto, non c'è tendenza di alcun tipo allo spiumaggio oppure ad essere sparpagliato in maniera trasversale sulle fibre della carta. Tratto molto sottile, coerente, bello. Devo dire che c'è anche un buon affiatamento con questa carta. Perché? Perché uno dei motivi che ha reso questo inchiostro così celebre, famoso ed apprezzato è proprio che si adatta un po' a tutto, a tutte le carte, non fa storie, non pretende che sia così o colà. E guardate, anche con un tratto decisamente più corposo, quello della Pelikan col pennino doppio broad, vedete che il timbro, diciamo, dell'inchiostro è sempre quello, cioè il baricentro cromatico resta quello, un inchiostro che si riesce a riconoscere abbastanza fra tanti. Dico abbastanza perché poi, come sempre deve piacere. Se siete in sintonia
lo riconoscete fra mille. Ci mettete un pochettino di più per quelli come me che magari lo apprezzano per certi versi, ma non lo fanno come inchiostro di riferimento, non lo fanno proprio perché magari altre caratteristiche non sono così di prim'ordine. Io trovo per esempio che sia senza dubbio elegante, ma mi piace il blu un pochettino più profondo, un pochettino più ricco nella saturazione. Lo metto in confronto alla carta Rhodia, che è una carta, come potete vedere, ben diversa, innanzitutto molto liscia, quindi possiamo dire che la patinatura qua è assolutamente di primo ordine, e soprattutto è una carta molto più luminosa e riflettente. Questa invece è porosa, ma come si può osservare il colore è il medesimo, a testimonianza di un buon comportamento dell'inchiostro, assolutamente. E allora, visto che lo stiamo guardando con altre carte, lo andiamo a vedere dove ce l'ho, eccolo qua. Qui invece ce l'abbiamo sul Fabriano Ecoqua, una carta leggermente avoriata, quindi con questo giallo paglierino appena pronunciato. In questo caso devo dire che sul pennino medio ho avuto un po' di... insomma si perde un po' anche perché ovviamente essendo su un fondo giallino, chiamiamolo così, si perde ulteriormente la saturazione. Guardate che differenza c'è tra il bianco di Rhodia e il color avorio di Fabriano. Si perde un pochettino la carica, si perde ulteriormente del blu e quindi non me lo fa preferire molto, lo trovo un pochettino più sbiadito ed inoltre devo anche ammettere che questa carta secondo me non ha mai trovato un grande alleato, o per meglio dire l'inchiostro non ha mai trovato un grande alleato nella Ecoqua. Andiamolo a vedere per esempio nella carta Clairefontaine, eccolo qua, è l'ultimo insieme ad un po' di colori giusto per contestualizzarlo. Questo è lo Schiffer e questo è il Pelikan 4001 Royal Blue, dove abbiamo una rigatura viola che in questo caso lo rafforza un po' e anche possiamo apprezzare un effetto che non è shading in questo caso, ma riguarda più il flusso del pennino, la nostra velocità di scrittura, che però mette in evidenza una bella variazione. E una variazione che non è una variazione della gamma, ma soltanto della saturazione, quindi della profondità, è come se fosse un doppio passaggio qui rispetto ad uno singolo. Però molte generazioni di scrittori stilografici, sono i miei appunti, assolutamente un inchiostro da provare, insomma, da avere nel proprio arco. Vi faccio vedere un po' di riferimenti su altre, ecco qua, in mezzo ad altri colori, in modo da poterlo vedere contestualizzato. Metto un po' di blu che sono, ve li giro così perché tanto si vedono altrettanto bene, poi vi dico io quali sono volta per volta. In questo caso cominciamo proprio con per esempio il Pineider, che è il primo, che è molto, come vedete, poco saturo. E per esempio vi chiederei, riuscite, nonostante la compressione video, a riconoscere il nostro Royal Blue che stavamo osservando? Voi provate, io ve lo scopro lentamente. Forse qualcuno di voi avrà già visto che è questo qua. È questo qua perché è un blu, diciamo, abbastanza medio nella gamma del blu, anche se talvolta qualche piccola connotazione violacea in mezzo ad altri blu può saltare all'occhio. In questo caso, io che lo sto osservando dal vivo, vedo che c'è un piccolo richiamo al violetto, non tanto come altri inchiostri posseggono. Guardate questo Sailor per esempio, il Gnoi Sumire, assolutamente come tanti altri, però una piccola tendenza, un po' come nel Royal Blue Mont Blanc, eccolo qua per esempio, possiamo, vedete messo un po' a confronto, possiamo ritrovare qualche caratteristica di somiglianza proprio per questa piccola tendenza al violaceo. Comunque un inchiostro che secondo me è un tuttofare come pochi altri, un inchiostro che ha una formulazione che accontenta tutti e attenzione solo all'evaporazione. Dal punto di vista delle incrostazioni, otturazioni o comunque della manutenzione non ce n'è molta, però io non mi arrischierei a lasciarlo nelle penne perché mi è capitato che, avendone insomma
tante e spesso tante inchiostrate, magari lo dimentico lì. In certe penne che magari hanno il tappo che non è più così sigillante, qualche problema di essiccatura si è manifestato e quindi ha richiesto un piccolo lavaggio. A voi tutti amici, grazie per aver seguito anche questo video e l'appuntamento è ai prossimi.